Ciao a tutti, benvenuti alla 18ª puntata della nostra serie Quiz Patente B. In questa puntata affronteremo altre 30 domande, con spiegazioni dettagliate e semplici. Non dimenticate di supportare questo canale iscrivendovi, mettendo mi piace, commentando e condividendo questo video. Cominciamo! Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto. Vero. Il segnale rappresenta la direzione obbligatoria a sinistra. Impone al conducente di svoltare a sinistra nel punto in cui è collocato, tipicamente in corrispondenza di un'intersezione o di una canalizzazione della carreggiata. Di conseguenza non è ammesso proseguire diritto e non è ammessa la svolta a destra, perché l'unica direzione consentita è quella indicata dalla freccia. In pratica, il comportamento corretto consiste nell'impostare per tempo la posizione, corsia, utile a svoltare a sinistra, segnalare la manovra con l'indicatore di direzione e compiere la svolta rispettando le regole di precedenza e la sicurezza degli altri utenti della strada. La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km all'ora deve essere di circa 28 metri. Vero. La distanza minima di sicurezza è la distanza che consente di evitare il tamponamento se il veicolo che precede rallenta o frena improvvisamente, tenendo conto del tempo necessario al conducente per percepire il pericolo e iniziare la frenata. In condizioni ordinarie, questo tempo di reazione viene spesso considerato pari a circa un secondo. Di conseguenza, la distanza minima corrisponde approssimativamente allo spazio percorso in un secondo alla velocità indicata. A una velocità di 100 km all'ora, un veicolo percorre in un secondo circa 28 metri. Per questo motivo, la distanza minima viene indicata come circa 28 metri. In pratica, si tratta di un valore di riferimento minimo. Quando la visibilità è ridotta, il fondo stradale è bagnato o la prontezza di riflessi non è ottimale, la distanza deve essere aumentata in modo significativo. Il fine del primo soccorso è quello di assistere il ferito, come meglio possibile, in attesa che arrivi il soccorso medico. Vero. Il primo soccorso ha lo scopo di aiutare la persona ferita nell'immediato, con interventi semplici e prudenti, in attesa dell'arrivo di personale sanitario qualificato. L'obiettivo è mantenere le funzioni vitali, ridurre il rischio di peggioramento e limitare ulteriori danni dovuti alla situazione o a manovre inappropriate. Nel contesto di un incidente stradale, l'assistenza corretta comprende soprattutto mettere in sicurezza la scena per evitare nuovi pericoli, chiamare rapidamente i soccorsi, in Italia il riferimento è il numero unico di emergenza 112, fornire indicazioni chiare sulla posizione e sulle condizioni del ferito, e prestare aiuto senza improvvisarsi medici, evitando manovre rischiose o non necessarie. Il segnale raffigurato preavvisa un cantiere mobile con strettoia a sinistra. Vero. Il pannello raffigurato è un segnale temporaneo che preannuncia un cantiere stradale mobile e indica che, procedendo, la carreggiata risulta ristretta sul lato sinistro, con conseguente riduzione delle corsie disponibili. La presenza del simbolo lavori segnala l'area di intervento, mentre il pannello con la distanza precisa che il cantiere si trova a 500 metri dal punto in cui è posizionato il segnale. In queste condizioni il comportamento corretto consiste nel ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza, osservare la segnaletica di canalizzazione e disporsi per tempo nella corsia utile, evitando cambi di corsia improvvisi in prossimità della strettoia. Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità. Vero. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo che preannuncia una curva pericolosa a destra. Per affrontarla in sicurezza è necessario adeguare la velocità alle condizioni del tratto, raggio della curva e visibilità, e mantenere una guida prudente. In particolare, su strada a doppio senso con una corsia per senso di marcia, il comportamento corretto consiste nel procedere il più possibile vicino al margine destro, evitando traiettorie larghe che possono portare a invadere la corsia opposta.
Nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: E, L, C. Falso. In un incrocio senza segnaletica di precedenza, si applica la regola generale secondo cui ha la precedenza il veicolo che proviene da destra. Osservando la figura, il veicolo C ha alla propria destra il veicolo E. Pertanto C deve dare la precedenza a E. A sua volta, il veicolo L ha alla propria destra il veicolo C, quindi L deve dare la precedenza a C. Di conseguenza, l'ordine corretto di transito è E, C, L. Guidando un veicolo a cui sono stati modificati il motore e la marmitta, si può incorrere in pesanti sanzioni amministrative. Vero. Le modifiche al motore e alla marmitta incidono sulle caratteristiche tecniche con cui il veicolo è stato autorizzato a circolare, perché possono cambiare prestazioni, emissioni inquinanti e rumorosità. Per questo motivo, la circolazione con tali modifiche non regolarizzate può comportare sanzioni amministrative rilevanti. Quando una modifica rientra tra quelle che richiedono regolarizzazione, il veicolo deve risultare conforme alle prescrizioni e, se previsto, deve essere effettuato l'aggiornamento della carta di circolazione tramite gli uffici competenti. L'aggiornamento avviene anche mediante un tagliando applicato sulla carta di circolazione con i dati variati o integrati. In pratica, la regola da ricordare è che la modifica fai da te o la sostituzione di componenti senza la corretta procedura rende il veicolo non pienamente regolare per la circolazione e può portare a conseguenze amministrative importanti. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con la prescrizione di lasciare la chiave nel quadro. Falso. Il segnale parcheggio indica un parcheggio autorizzato, cioè un'area organizzata o attrezzata per la sosta, in genere a tempo indeterminato, salvo diverse limitazioni indicate da pannelli integrativi. Questo segnale può essere accompagnato da pannelli integrativi che precisano, per esempio, la distanza, l'orario e le tariffe, la limitazione nel tempo, le categorie di veicoli ammesse o escluse, oppure la disposizione dei veicoli, sosta parallela, obliqua e simili. La frase lasciare la chiave nel quadro non è una prescrizione che si integra con questo segnale tramite pannello integrativo. Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità superiore a 50 km/h. Vero. Il segnale raffigurato indica la fine della prescrizione del limite massimo di velocità di 50 km/h. Da quel punto in poi cessa il divieto di superare la velocità di 50 km/h e, quindi, è possibile procedere anche a velocità superiore purché non venga superato il limite di velocità previsto per quel tipo di strada o quello eventualmente indicato da altri segnali successivi. Questo segnale non impone di aumentare la velocità, consente anche di proseguire a velocità inferiore, ad esempio per traffico, visibilità ridotta o fondo stradale non favorevole. Quando si deve far salire o scendere un bambino dal veicolo, è opportuno che vi sia il controllo di un adulto. Vero. La salita e la discesa dal veicolo devono avvenire in condizioni di sicurezza, riducendo al minimo il rischio di urtare o intralciare altri utenti della strada. In generale, è opportuno far salire o scendere i passeggeri dal lato del marciapiede o comunque dal lato opposto al traffico, attendere che il veicolo sia completamente fermo e aprire la portiera senza creare pericolo. Quando il passeggero è un bambino, il controllo di un adulto è particolarmente importante perché il bambino può compiere movimenti improvvisi, non valutare correttamente le distanze e la velocità dei veicoli in arrivo, oppure aprire la portiera in modo non prudente. La supervisione dell'adulto consente di guidare il bambino nei movimenti, scegliere il lato più sicuro, farlo scendere con calma e verificare che non si esponga al traffico. Su una strada divisa in 3 carreggiate separate come in figura, i veicoli devono, di norma, circolare sulla carreggiata centrale o su quella di destra rispetto alla propria direzione di marcia.
vero, In una strada suddivisa in 3 carreggiate separate, come in figura, le carreggiate non sono corsie, sono parti di strada fisicamente distinte, separate da spartitraffico o aiuole. In questa configurazione, la carreggiata di sinistra è in genere destinata ai veicoli che procedono nel senso opposto, mentre la carreggiata centrale e quella di destra sono destinate ai veicoli che procedono nel proprio senso di marcia. Per questo motivo, la marcia di norma avviene sulla carreggiata centrale o su quella di destra rispetto alla propria direzione. Dopo un incidente, il rischio che scoppi un incendio è maggiore se il veicolo è dotato di interruttore inerziale, che blocca l'afflusso di carburante al motore. falso, L'interruttore inerziale è un dispositivo di sicurezza che, in caso di urto, interrompe l'alimentazione di carburante al motore. Questo intervento riduce la probabilità di fuoriuscite di carburante e, di conseguenza, diminuisce la possibilità che si inneschi un incendio dopo l'incidente. In termini pratici, la presenza dell'interruttore inerziale rappresenta un fattore di protezione. Limitando l'afflusso di carburante, si riduce uno degli elementi che può alimentare un principio di incendio. Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 50 km/h. falso, Per la circolazione su strada, le macchine operatrici, anche se gommate, cioè con pneumatici, sono soggette a un limite costruttivo e di circolazione specifico. Non devono essere atte a superare la velocità di 40 km/h su strada orizzontale. Di conseguenza, l'affermazione 50 km/h è errata. 50 km/h è un valore tipico dei limiti generali nei centri abitati per molte categorie di veicoli, ma non è il limite delle macchine operatrici gommate. Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se quest'ultimo è maggiorenne. falso, Il trasporto di un passeggero su un motociclo è consentito quando il veicolo è predisposto e omologato al trasporto di un passeggero, con posto e dotazioni previste, e quando il passeggero è seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione corretta. La normativa vieta invece il trasporto di bambini di età inferiore a 5 anni, pertanto il passeggero può anche non essere maggiorenne, purché siano rispettate le condizioni di sicurezza e i requisiti previsti. Il segnale raffigurato consente il transito dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni festivi ai soli ciclisti. vero, Il segnale circolare blu con la bicicletta indica una pista ciclabile, quindi una parte della strada riservata alle biciclette. Il pannello integrativo sottostante limita la validità della prescrizione ai giorni festivi e alla fascia oraria indicata, cioè dalle ore 8 alle ore 20. Di conseguenza, nei giorni festivi, tra le ore 8 e le ore 20, il transito è consentito ai soli ciclisti nell'area regolata da quel segnale. La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire ad una persona invalida di salire sul veicolo. falso, La sosta di emergenza consiste nell'interruzione della marcia quando il veicolo non può proseguire regolarmente per una situazione di emergenza, come un'avaria o un malessere fisico del conducente o di un passeggero. In tali casi la fermata avviene solo per il tempo strettamente necessario a gestire l'emergenza e a ripristinare condizioni di sicurezza. La breve sospensione della marcia per far salire o scendere un passeggero, anche se si tratta di una persona con disabilità, rientra invece nella fermata, cioè una sospensione breve senza abbandono del veicolo, non nella sosta di emergenza. In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve porre maggiore attenzione per non intralciare la marcia del tram. vero, Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo di attraversamento tranviario. Preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria non regolata da semafori, sia dentro sia fuori dai centri abitati, di norma a 150 metri dal punto pericoloso. La presenza dei binari può ridurre lo spazio utile per la circolazione e richiede una condotta prudente. Il conducente deve quindi moderare la velocità,
mantenere un adeguato margine di sicurezza e soprattutto evitare di occupare o bloccare i binari, perché ciò può impedire il regolare passaggio del tram. In tale situazione è utile ricordare anche che può essere necessario prestare attenzione ai pedoni in prossimità della fermata. Frenare sui binari può comportare diminuzione di aderenza, quindi serve maggiore gradualità nelle manovre. Il tram può richiedere spazi di arresto diversi rispetto agli autoveicoli, per cui è importante non costringerlo a frenate improvvise e non tagliargli la traiettoria. L'autovettura è un veicolo con 10 posti in totale, compreso il conducente. Falso. L'autovettura è un veicolo destinato al trasporto di persone che può avere al massimo 9 posti complessivi, includendo anche quello del conducente. Quando i posti complessivi sono più di 9, quindi 10 o più, conducente compreso, il veicolo rientra nella categoria degli autobus, non delle autovetture. Un riferimento pratico utile è che il numero dei posti e delle persone trasportabili è indicato sulla carta di circolazione. Pertanto, non è corretto attribuire alle autovetture un totale di 10 posti. Il segnale raffigurato indica che a breve distanza vi è una stazione di rifornimento carburante. Vero. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione che informa della presenza, nelle vicinanze, di un distributore di carburante, stazione di rifornimento. Il messaggio principale è quindi l'utilità del servizio disponibile a breve distanza lungo la strada. Il conducente può programmare la marcia e, se necessario, prepararsi a entrare nell'area di rifornimento con manovre graduali e in sicurezza, senza frenate improvvise o cambi di direzione inattesi. I segnali luminosi in figura sono semafori per i veicoli su rotaie, tram, treni. Falso. I segnali mostrati in figura sono semafori di corsia, riguardano i veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia, diritto, svolta a destra, svolta a sinistra. Il significato delle luci è quello del semaforo ordinario, ma limitato alla direzione della freccia. Con freccia verde è consentito procedere solo nel verso indicato, con freccia rossa occorre arrestarsi, con freccia gialla si deve arrestarsi se possibile in sicurezza, altrimenti liberare l'incrocio se già impegnato. I semafori riservati ai veicoli di trasporto pubblico, tram e, in generale, mezzi pubblici, hanno invece un aspetto diverso. Utilizzano barre bianche su fondo nero, orizzontale per arresto, verticale o inclinata per via libera nelle direzioni indicate, e un triangolo giallo come preavviso di arresto. Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza. Falso. Il segnale raffigurato è il segnale di strada con diritto di precedenza. Indica l'inizio di una strada, urbana, extraurbana o statale, nella quale, agli incroci, i veicoli che percorrono la strada principale hanno la precedenza rispetto ai veicoli provenienti dalle strade laterali. La presenza di questo segnale comporta, sulle strade che si immettono, l'adozione di segnali che impongono di dare precedenza, oppure di fermarsi e dare precedenza. Per questo motivo non si colloca all'inizio di una strada senza diritto di precedenza. Al contrario, identifica una strada che gode del diritto di precedenza. Il segnale può essere ripetuto anche in formato più piccolo prima e dopo gli incroci. Nonostante la priorità, in prossimità degli incroci è opportuno moderare la velocità e verificare che gli altri utenti rispettino la precedenza. Inoltre, la precedenza va comunque concessa ai veicoli di soccorso o di polizia che procedono con dispositivi luminosi e acustici in funzione. Il segnale raffigurato indica l'inizio della circolazione per file parallele. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo denominato direzione consentita a destra e a sinistra. Impone, in prossimità dell'incrocio, di svoltare obbligatoriamente a destra oppure a sinistra, senza possibilità di proseguire diritto. La circolazione per file parallele riguarda invece situazioni in cui, su strade con più corsie nello stesso senso di marcia, i veicoli possono procedere su corsie affiancate in modo ordinato.
Non è un concetto richiamato da questo segnale che non disciplina l'uso delle corsie, ma le uniche direzioni ammesse all'incrocio. Il segnale raffigurato indica la fine di una strada a doppio senso di circolazione. Falso. Il segnale raffigurato indica la fine del diritto di precedenza. Comunica che la strada su cui si sta viaggiando non gode più della precedenza agli incroci che seguono. Dopo questo segnale, in assenza di diversa segnalazione, agli incroci si applica la regola generale della precedenza a destra. Quindi, il conducente deve procedere con maggiore prudenza, ridurre la velocità in avvicinamento all'intersezione e valutare correttamente chi abbia la precedenza. Il segnale non riguarda il doppio senso di circolazione. La fine di una strada a doppio senso o la variazione del senso di marcia viene indicata con segnaletica diversa, non con il rombo giallo sbarrato. È vietato il sorpasso di veicoli fermi ai semafori quando, a tal fine, è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia. Vero. Il sorpasso dei veicoli fermi al semaforo non è consentito quando, per effettuare la manovra, occorre impegnare la semicarreggiata destinata al senso di marcia opposto. In tale situazione, infatti, il veicolo che sorpassa si espone al rischio di incontrare veicoli provenienti in senso contrario e può creare pericolo anche in prossimità dell'incrocio, dove le traiettorie dei veicoli possono incrociarsi e la visibilità può essere limitata. La regola tutela la sicurezza della circolazione perché impedisce di scavalcare la colonna ferma al semaforo invadendo la parte di strada riservata agli altri, comportamento che può generare collisioni frontali o situazioni di emergenza all'intersezione. Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio di massa massima autorizzata di 2000 kg e massa massima autorizzata del complesso veicolare pari a 4500 kg, è necessario aver conseguito la patente di categoria B, e Vero. quando il rimorchio supera 750 kg di massa massima autorizzata, diventa determinante la massa complessiva a pieno carico del complesso, motrice più rimorchio. L'estensione con codice 96 consente di guidare un complesso con massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 kg e non superiore a 4250 kg. Nel caso proposto, la massa complessiva a pieno carico del complesso è 4500 kg, quindi supera tale limite. È necessaria la patente di categoria B, e. I catadiottri installati nella parte posteriore dei veicoli sono di colore rosso. Vero. I catadiottri, catari frangenti, sono dispositivi che riflettono la luce dei fari degli altri veicoli e servono a rendere più visibile il veicolo, soprattutto di notte o con scarsa visibilità. Per regola generale, quelli installati posteriormente devono essere di colore rosso, così da segnalare chiaramente agli altri utenti quale sia la parte posteriore del veicolo. Inoltre, è utile ricordare che i catadiottri anteriori sono di norma bianchi, quelli laterali possono essere ambra o arancioni, mentre sui rimorchi i catadiottri posteriori sono rossi e spesso triangolari, caratteristica tipica dei rimorchi. Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo del loro stato di usura e di efficienza. Vero. Le cinture di sicurezza sono dispositivi di ritenuta progettati per trattenere il corpo sul sedile in caso di urto o frenata improvvisa. Per svolgere correttamente questa funzione devono essere omologate e soprattutto mantenute efficienti. Il controllo periodico serve a individuare in tempo segni di usura o malfunzionamento che possono ridurre la protezione, come nastro danneggiato o sfilacciato, fibbia che non si chiude in modo sicuro, arrotolatore che non tende correttamente la cintura, o meccanismo di bloccaggio che non interviene come dovrebbe. Per questo motivo è richiesto un controllo regolare dello stato e dell'efficienza delle cinture. La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sull'impresa assicuratrice anche per danni superiori ai massimali. Falso.
I massimali della polizza di assicurazione per la responsabilità civile auto sono gli importi massimi che l'impresa assicuratrice si impegna a pagare in caso di sinistro. La responsabilità civile grava sul conducente e sul proprietario del veicolo, mentre l'impresa assicuratrice interviene nel risarcimento per conto del responsabile, entro i limiti contrattuali. Quando i danni superano il massimale, la parte eccedente non è coperta dall'impresa assicuratrice e resta a carico del conducente e del proprietario responsabili del sinistro. La striscia bianca continua di mezzo in figura consente il sorpasso anche superandola, purché con le sole ruote di sinistra. Falso. La striscia bianca longitudinale continua delimita in modo netto le corsie e, nelle strade a doppio senso, separa i sensi di marcia. In presenza di questa striscia non è consentito oltrepassarla. Il sorpasso può essere effettuato solo restando interamente nella propria corsia, quindi senza tagliare o invadere la linea continua, nemmeno parzialmente. Di conseguenza, non è ammesso superare la striscia con le sole ruote di sinistra. Anche questa condotta comporta l'oltrepassamento della linea continua e contrasta con il suo significato. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura, il veicolo B deve attendere il transito degli altri 3 veicoli. Falso. In un incrocio privo di specifiche indicazioni di precedenza, il criterio base è la precedenza a destra. Passa prima chi ha la destra libera rispetto alla traiettoria che deve compiere. Nella figura indicata, l'ordine di transito risulta H, poi D, poi B, infine L. Di conseguenza, il veicolo B attende il passaggio di H e di D, ma non deve attendere anche L, perché L transita per ultimo. Grazie per aver guardato. Se trovate utile questo video iscrivetevi al canale. Scrivete nei commenti quanti errori avete fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. E non smettete di studiare e di fare quiz ogni giorno, perché questo è il segreto per superare facilmente l'esame. Ciao!